Buon pomeriggio amiche, oggi ci ritroviamo per realizzare insieme questo ciondolo, o meglio questo mala, che dal sanscrito vuol dire praticamente una corona di grani, quindi come se fosse un rosario. Viene utilizzato dagli induisti e dai buddisti per la meditazione e per fare delle preghiere, quindi per dire i loro mantra, un po' come noi facciamo con il nostro rosario. La differenza è che loro utilizzano 108 semi per fare queste loro preghiere, meditazioni. Ho utilizzato per realizzare questo mala le perline che mi sono state, le perline che sono in realtà non sono perline ma sono pietre da 6 mm e sono queste, sono della BB Craft, sono bellissime, è un diaspro imperiale meraviglioso. Quindi questo praticamente è il codice del prodotto, quindi vi invito ad andare sul sito e per voi che siete iscritte al mio canale c'è un codice sconto che è Gabriella 10 che vi farà usufruire di un codice sconto del 10% quando andrete a preparare il vostro carrello. Per realizzare questa collana oppure mala ci servirà del filo, come vedete questo è un filo da macramè, ok? Valutate sempre che le pietre, il foro delle pietre sia idoneo al filo che andate a utilizzare. Ci servirà poi naturalmente le pietre, un pochino di colla, ci serviranno le forbici, ci servirà una nappina, ci servirà un ago in filaperle di questi a cruna larga, tanta pazienza, e io qui ho utilizzato delle 6-0 o e qui ci sono dei coprinodi. È semplicemente un modo per bloccare il filo da macramè alla fine. Mi servirà un accendino, insomma, per bruciacchiarlo un pochino. E io ho utilizzato una nappina, ma potrebbe essere fatto semplicemente anche senza. Diciamo che il mala, la cosa importante è che prevede i 108 semi grani per fare questa sorta di preghiera meditazione. Se qualcuno di voi medita, fa meditazione, io ogni tanto faccio meditazione, ma sono sincera, non utilizzo il mala per fare, diciamo, i miei mantra, per dire i miei mantra, semplicemente faccio una meditazione di tipo diverso, però potrebbe essere interessante provare perché la meditazione fa bene a tutti e non c'entra niente con la religione. Questo è poco ma sicuro. Ok, ho parlato fin troppo, quindi vi ricordo il codice sconto della BB Craft che è Gabriella 10. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanella così da non perdere i video futuri. Penso di avervi detto tutto, vi lascio al tutorial. Allora, la prima cosa da fare è andare a scegliere un filo adatto per andare a infilare i grani del nostro mala. Nel nostro caso sono delle pietre da 6 mm di diametro, quelle della BB Craft. Io utilizzerò un filo da macramè, non è quello sottilissimo, non ricordo lo spessore, questo è un Silon, ve lo metto poi eventualmente. Penso sia quello da 0,5 mm. Non uso spesso il macramè, quindi dimentico le misure. Naturalmente, per fare un mala io utilizzo questo per questo tipo di pietre, ma potreste anche utilizzare un cordoncino cerato. Però, naturalmente, dovete sempre andare a valutare che le pietre che andate a inserire, ovviamente, abbiano il foro abbastanza largo da far passare le nostre pietre. Quindi, prima cosa da valutare è questa. Quindi, valutate che il vostro filo sia adatto alle pietre. Quindi, questo è primo step, prima cosa da verificare. Naturalmente, come vedete, io l'ho infilato molto semplicemente, ma potrebbe essere utile anche
per esempio un ago a cruna larga per facilitarvi il lavoro. Non utilizzate fili da tessitura di perline tipo il Wanji, il Miyuki, perché quelli non sono adatti. Vi sconsiglio anche il filo spesso, insomma, la lenza tipo questa, ok? Perché comunque si deformano. Potreste provare invece con il cavetto d'acciaio, però poi dovete utilizzare gli schiaccini. Quindi diciamo che io oggi vi propongo versione con filo senza schiaccini, senza niente, solo faremo dei nodi, quindi è veramente un tutorial alla portata di tutti. Altra cosa, vi servirà un accendino e delle forbici. Altra cosa super importante da fare, così vi togliete il pensiero dal principio, e andate a contare i 108 semi. I semi, i grani praticamente, che andranno a costituire il nostro mala. Poi ci sarà una parte più grande centrale e pendente. In genere i mala sono strutturati in questo modo, sono fatti in questo modo. Comunque alla fine giù come pendente diciamo della nostra collana mala c'è un elemento più grande perché durante la meditazione ti fa capire che hai finito di fare tutti i tuoi mantra e quindi puoi eventualmente ricominciare o hai terminato, un po' come il rosario che utilizziamo noi, insomma, qui in Italia, quelli che sono i cattolici, insomma, utilizzano il rosario. Probabilmente il rosario ha preso ispirazione dal mala induista e buddista. Non si sa, questo è da indagare. Quindi contate i 108 semi e poi naturalmente le mie pietre hanno un diametro di 6 millimetri, calcolando 108 semi, io ho necessità almeno di 65 centimetri di filo. Naturalmente ne taglierò di più perché poi sotto alla fine ci andrò a inserire altri elementi, quindi regolatevi con la grandezza delle vostre pietre col diametro e calcolate 0,6 per 108, se a voi è da 8 mm calcolate 108 vi verrà un mala più lungo, valutate questa cosa per inserire 108 semi. Quindi io proprio per abbondare taglierò una novantina di centimetri e poi una volta tagliato andate con l'accendino, il filo da macramè si salda tutto e quindi cominciamo a inserire i nostri semi. Vado a contare e ci rivediamo tra un po'. Allora, per semplificarvi il lavoro vi ho fatto uno schemino. Questo è la pietra centrale grande, questi sono gli intervalli e questa è la perlina di colore diverso, quindi 10 del nostro diaspro imperiale e poi una perlina di quelle più chiare, queste bellissime, regalatemi da Furiano 89. Quindi andiamo così, quindi vedete che sul lato ce ne sono 50, 10, 20, 30, 40, 50, qui è unito, non c'è nessun seme in mezzo, quindi in realtà sono 20, quindi 50 da un lato e 50 da un altro sono 100, poi 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, quindi con questo schemino vi ritroverete un mala perfetto, vi ho semplificato un pochino il lavoro, andiamo subito ad infilare semplicemente questa sequenza di pietre. Allora, come prima cosa, lasciate, vedete, un pezzo di filo alla base e mettete come uno stop, ok? Così fate in questo modo, fate un semplice nodino e poi incominciate a infilare tutte quante le perline perché questa sarà la parte poi sottostante e poi da questo lato quindi andatevi a tagliare un pezzo di filo necessario per la lunghezza del vostro mala. Io abbondo, dovete tagliarne almeno, ragazzi, 80-90 cm, tanto al massimo tagliate alla fine. Quindi cominciamo subito. Abbiamo visto il nostro schemino, quindi imprendiamo il nostro ago a doppia a cruna larga, che è sparito, eccolo qui, e semplicemente andiamo ad infilare. Prendo il mio estremo, non appena tagliate, caldeggiate un pochino in modo tale che non si sfili. Quindi ago alla mano ed andiamo a infilare le nostre perline. Potete fare la sequenza naturalmente che volete o inserirle a vostro piacimento. Quindi andiamo e inserite le vostre 100
8 perline, dico perline, ma avete capito, pietre da 6 mm. E continuate così. Vedete? Anche se in realtà questa più chiara, tra tutte queste pietre screziate non si nota tanto, però insomma mi andava ad inserirla. Staremo a vedere alla fine se si nota l'effetto. Ok, proseguo. Mi raccomando, non dimenticate che dopo averne inseriti 40 più questi negli intervalli, qui su dovete inserirne 20 senza l'interruzione della perlina di colore diverso e poi di nuovo 10, 10, 10, 10. Io sono a metà. Allora, una volta che abbiamo inserito tutte le nostre pietre, ok, vedete che questa è quella iniziale e questa è la parte terminale. Come vedete, l'ago a cruna larga ha danneggiato leggermente il filo. Ecco perché ne dovete tagliare un pochino di più. Adesso io vado a sciogliere questo nodo e sfilo questa perlina perché questa naturalmente era di più, era quella per stoppare il lavoro. Adesso taglio qui perché qui, bene, sono cadute le forbici perché qui si era sfrangiato e adesso semplicemente devo decidere cosa inserire in questa parte terminale. Come vedete è abbastanza lunga, si nota comunque leggermente l'alternanza con le pietre di colore leggermente diverso, anche se poco, ma si nota. Quindi adesso andate a mettere naturalmente tutte queste belle perline strette strette e qui semplicemente andate ad effettuare un nudo. Io ve la faccio proprio super 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 semplice, cioè nel modo più semplice e facile possibile. Quindi andate ad aiutarvi con eventualmente, scusate, una pinza a punte coniche. Ecco, stavo facendo il guaio. Quindi in questo modo per avvicinarci il più possibile alle pietre e non lasciare tantissimo spazio. Quindi così, in questo modo. E dopodiché andate a inserire quello che desiderate, che potrebbe essere, come vedete che il filo è tanto, una pietra tipo un seme e poi andare a mettere sotto, per esempio, delle nappine o addirittura proprio delle nappine. Potresti andare a inserire una pietra di questo tipo con delle frange fatte con le nappine, per esempio, in questo modo. Starà veramente a voi la vostra fantasia. Allora ragazze, ho trovato questa pietra forata bellissima, quindi andrò a inserire tutti e due i capi all'interno della mia pietra. Quindi in questo modo scendo e vado. Adesso potrei fare un nodino, ma preferisco prendere una rocaille dal foro un pochino più largo, tipo una 80, e fermare. Non mi fido del nodo, quindi adesso vi mostro. Vado a prendere la rocaille. Allora, la 80, i due capi nella 80, io non sono riuscita a inserirle, quindi ho inserito una rocaille. Io in questo caso ho preso una 60 di colore turchese. Ok, vedete? E risalgo in modo tale che tiro, vedete? Che va a creare un fermo. Poi naturalmente qui al centro potete anche appenderci qualcosa sfruttando il foro della nostra perlina. Quindi arrivata a questo punto vado semplicemente a girare intorno al nodo iniziale un paio di volte
sia da un lato che dall'altro e vado a fare qualche nodino. Così sarò sicura, dovrei essere sicura, cerco di raddrizzare la mia perlina qui al centro, scusate, non si è visto niente, quindi in modo tale che sono sicura che la mia pietra non scapperà più, quindi faccio un altro nodo. Volendo, vediamo se ci riesco, penso di sì, risalgo anche nella prima pietra, qui, ok? E qui a questo punto posso fare un altro nodo, appunto faccio qui un nodino, un semplice nodo intorno alla pietra e tiro. Dopodiché taglio questa parte in eccesso, questo naturalmente va dall'altro lato, quindi taglio e metto, brucio e posso mettere anche un pochino di colla. Scusate, io col telefonino davanti ho un po' di difficoltà. Comunque, ok, tagliate quanto più sotto è possibile e poi bruciate. Fate la stessa operazione dall'altro lato. Prendo la mia nappina e mi inserisco qui col l'ago nel foro sottostante e anche in questo caso vado ad inserire una 6-0, una perlina, insomma qualcosa per poter fermare. Scusate, spero insomma che si veda quello che sto facendo. Ok, in questo modo. E anche in questo caso vado a fare dei nodini e poi eventualmente potrei anche mettere uno schiaccino, ma preferisco fare dei nodini ed un po' di colla per fermare la mia nappina. Ok? Taglio, anzi metto prima la colla, questa è Asulit e io l'ho riversata in questa pipetta, non so come chiamarla, quindi vado a mettere un po' di Asulit tutto intorno in modo tale da fermare. Dopodiché quando sarà asciutto vado a tagliare i fili in eccesso. Io lo faccio adesso, voi naturalmente aspettate un pochino. Poi, se non vi piacciono i nodini a vista, potete sempre coprirli con dei coprinodi. Vedete, sono questi che si vanno a stringere attorno al nostro nodo. Quindi lo nascondono e sembra che sia una perlina. Io in questo momento sono un po' disagiata a fare questa operazione, ma ci provo. Ok? E vado a stringere e diventa, vedete, come una perlina in questo modo e naturalmente potete utilizzarla anche qua. Io sinceramente ce ne sono di tutte le dimensioni, io dopo vado a cercarla, ne metterò anche una qui e diciamo, ce l'avevo tutti in una scatola ragazze, quindi adesso non riesco ad andarle a reperire. Altrimenti, se non volete fare questa operazione, inserite delle perline qua in mezzo, scendete in basso e inserite la nappina. Io mi piaceva insomma il vuoto. E diciamo che il nostro mala ciondolo è finito. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, è molto semplice, dovete avere soltanto un pochino di pazienza e niente ragazze, auguro a tutte buona creatività. Ciao!
Dimenticavo, non vi ho detto che ci vuole una chiusura perché in realtà per la dimensione delle perline che vado ad utilizzare, che sono da 6 mm per 108 grani, la lunghezza del nostro mala collana sarà intorno ai 65 cm, quindi entra tranquillamente come collana senza bisogno di ganci, perché il mala prevede che sia un'unica collana, quindi si inizia la meditazione, il mantra dal primo seme e si arriva poi alla fine, quando c'è l'elemento grande, si capisce che la meditazione, tra virgolette, è terminata, quindi non ci vuole chiusura. Naturalmente voi potete metterla se volete fare semplicemente una collana. Ok, penso di aver detto tutto.